Non è Natale se non c'è il presepe. Siamo troppo affezionati a questa tradizione. E a tutte quelle figurine decorate attorno alla mangiatoia di Gesù appena nato. Insieme all'albero è uno dei simboli più importanti del Natale. Ma perché facciamo il presepe? Chi lo ha inventato? E qual è il suo vero significato? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Il significato del presepe di oggi lo conoscono tutti, è la rappresentazione fedele delle scene della Natività e dell'adorazione dei magi. Mentre la sua storia è un po' meno nota e si perde nella notte dei tempi. È il lontano 1223 quando nasce il presepe. San Francesco d'Assisi appena ritornato dalla Terra Santa. L'anno precedente le entusiasmanti liturgie natalizie di quei luoghi hanno acceso la sua fantasia. Perché non escogitare qualcosa che simboleggi la nascita di Gesù bambino anche in Italia? Resta folgorato da Greccio, un paesello che gli ricorda tanto Betlemme. Così, quando arriva la notte di Natale, fa condurre un bue e un asinello dentro una grotta nel bosco vicino al paese. Chiama raccolta una folla di persone, distribuisce le fiaccole. Poi fa mettere del fieno dentro una mangiatoia. Insomma, rievoca nei minimi dettagli la nascita del bambino divino, mettendo in scena il primo presepe vivente della storia. E il mondo cristiano resta a sgomento, non si possono rappresentare i drammi sacri. Ma vi siete mai chiesti cosa significasse prima di allora la parola presepe? E se è più giusto dire presepe o presepio? Scopriamolo insieme. Innanzitutto entrambi i termini sono corretti. Infatti la parola presepe in latino si dice egualmente presepium o presepes. La prima parte è una preposizione pre che significa di fronte, davanti, mentre la seconda viene da seps sepis che vuol dire recinto, steccato, siepe. Pertanto presepe significa letteralmente davanti a una siepe, il luogo recintato, chiuso da una siepe. È insomma uno spazio che ha davanti un recinto, dove vengono tenuti al sicuro gli animali. In origine quindi presepe è la stalla o la mangiatoia che si trova al suo interno. E solo con San Francesco indicherà l'intera rappresentazione della Natività. Dal 1223 la tradizione del presepe si diffonde rapidamente tra i credenti e a poco viene adottata anche dalla Chiesa. I nobili commissionano presepi mozzafiato agli artisti più celebri senza badare a spese, li sfoggiano durante le feste. Il popolo fa quello che può e solo in tempi recenti il presepe trova spazio nelle case di tutti. Quante persone che seguono il canale non sono ancora iscritte? Valutate l'opportunità di farlo. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. Allora dai, attivate la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Mentre allora ogni Natale adorniamo il nostro piccolo presepe. Lasciamo per un attimo le statuine decorate e corriamo con la mente alle origini avvincenti di questa parola, presepe, che nel corso di una notte lontanissima si è trasformata per mano di un santo da misera stalla per gli animali nella rappresentazione vivente della nascita divina.